Ed eccoci qui, quasi 10.000 km dopo, a chiudere l'esperienza a bordo del cubetto. Siamo partiti lenti, con tante cose ancora da sistemare e organizzare, ma con la voglia di scoprire una parte d'Italia che non conoscevamo e che alla fine è anche un po' parte di noi. E siamo diretti subito verso sud, dopo anni che la nostra bussola puntava verso est, l'est del mondo. Sono stati mesi in cui abbiamo assaporato le bontà e la bellezza della terra in cui viviamo, cercando di vivercela con lo stesso spirito di scoperta e meraviglia che applichiamo a tutti i paesi che visitiamo. Non è sempre stato semplice, ma ci ha permesso di andare a fondo, alle origini, per prendere il largo con ancora più consapevolezza. E a proposito di prendere il largo, poi abbiamo attraversato il mare, l'Adriatico, e siamo sbarcati in Albania, terra a cui torniamo sempre volentieri. Ma stavolta abbiamo fatto un passo oltre, spingendoci verso il Kosovo, un paese giovane ma con una storia antichissima che a tratti abbiamo fatto fatica a spiegare, e ci siamo innamorati delle sue persone, della loro ospitalità e della loro voglia di affrontare le difficoltà a testa alta. Poi c'è stato un breve passaggio tra le meraviglie naturali del Montenegro, prima di buttarci a capofitto nella storia straziante della Bosnia, un paese il cui passato avrebbe dovuto insegnarci tanto sugli errori dell'umanità, e invece... Adesso manca un ultimo tratto di strada per chiudere questo meraviglioso percorso, Croazia, Slovenia e poi Trieste, che ci dà il bentornato in Italia. Che coccola Trieste, come direbbero i triestini, una città di confine, divisa ma compatta, solida come le facciate imponenti dei suoi palazzi, fragile come un fiore spazzato via dal suo forte vento, mutevole e instancabile come il mare che la bagna. Non potevamo trovare una ciliegina migliore da mettere sulla torta che è stato questo viaggio. Ultima colazione in Bosnia, in questo bel posticino. Abbiamo preso un caffè, una torta all'arancia addirittura. Buona torta stamattina. E il tè per Angela. Queste saranno giornate di chilometri e confini. Come abbiamo detto nel video precedente, infatti stiamo tornando verso l'Italia. Allora, adesso siamo molto vicini al confine con la Croazia, siamo sempre in Bosnia. Abbiamo appena fatto 10 marchi di benzina che c'erano rimasti, l'equivalente di 5 euro, e quindi siamo liberi dai marchi adesso come valuta. Andiamo verso il confine, Croazia chiaramente con l'euro, quindi non ci sono più problemi di cambi e cose varie. Non ci sono neanche problemi di telefono, perché abbiamo fatto anche la ricarica con Iliad italiana, visto che si può utilizzare in Croazia. Essendo in Europa abbiamo dei giga di roaming che possiamo usare, quindi la questione SIM card anche quella è già risolta, non è un problema. Abbiamo anche visto qual è il traffico al confine adesso con la Croazia, non c'è nessuno, quindi dovrebbe essere anche un passaggio abbastanza veloce. L'ultima cittadina prima del confine è quella di Velika Kladuša, e adesso questo è anche l'ultimo confine che faremo, perché poi tra Croazia e Slovenia non c'è più la frontiera, quindi questo è proprio l'ultimo, il primo appunto prima di entrare nell'Unione Europea. Ma mi sa che ci siamo quasi, Già arrivati? Non c'è proprio nessuno sulla strada, ci ha messo 2 minuti. Siamo entrati in 5 minuti e qua in però... Croazia, sì, noi sì, non c'era coda, invece da questo lato ragazzi la coda è bella lunga. Vanno tutti in Bosnia. Sì, guarda. Infatti avevo letto delle recensioni terribili su questo confine, di persone che ci mettono 3, 4, 5 ore, anche 6 ore per entrare in Bosnia. Però chiaramente altissima stagione, tantissimi entrano e pochi escono. Non c'è nessuno uscito. No vabbè, poverini, non li invidio. Guarda quanta coda, non si vede la fine. Mamma mia, non si vede la fine, aiuto. Piccola informazione di servizio, visto che l'ultima volta che siamo usciti dalla Bosnia, un bel po' di anni fa, ci avevano dato la multa perché non ci eravamo registrati. Stavolta ci siamo registrati, nessuno ci ha chiesto niente, ovviamente va sempre così, cioè proprio se dovevamo dirlo in anticipo, non sapevamo già. Intanto io sto parlando, ma qua la coda ancora non è finita. Ma no, ma ragazzi, la coda arriva dalla Slovenia in pratica. Ma forse siamo arrivati all'ultimo, poverino, speriamo che si sia portato il pranzo al sacco. In the mouth of the wolf in English. In bocca al lupo. Ai ai ai. Abbiamo fatto pochi chilometri per ora, però ci siamo accorti che sono molto attenti per quanto riguarda le velocità. C'era già un posto di blocco, fiscalissimi. Ci sono un sacco di telecamere, infatti anche il navigatore continua a dirci un po' contenzione,
controlla la velocità, attenzione, controlla la velocità. Piccolo stop veloce solo per sgranchirsi un po' le gambe, ragazzi. Siamo entrati in questa Pekare e ci siamo resi conto che i prezzi sono scritti in euro adesso, ma sono gli stessi della Bosnia, solo che in Bosnia il cambio è di 2, quindi facciamo diviso 2. è tutto il doppio, insomma. Esatto, 2 marchi sono diventati 2 euro in pratica. È tutto, cioè, tipo matematicamente il doppio. Esatto. Vabbè, detto questo, comunque noi ragazzi passeremo molto veloce da questa parte, sia dalla Croazia che dalla Slovenia, proprio facciamo una tappa, forse massimo 2, e quindi sì, sarà un passaggio abbastanza veloce prima di tornare in Italia. Sia in Croazia che in Slovenia serve fare una vignetta per prendere le autostrade, e sappiamo che anche su quello sono piuttosto fiscali nel controllo, e noi però faremo tutte strade secondarie, quindi non avremo bisogno, anche perché appunto attraversandole soltanto riusciamo a fare un percorso che eviti appunto sia le autostrade che le strade principali, che richiedono comunque una vignetta. Facciamo un giro nell'unica città che visiteremo qui in Croazia, si chiama Karlovac, e come vedete il centro è deserto, siamo solo noi, è tutto in ristrutturazione, si vede sono diversi lavori in corso da questo lato, ma anche lì sopra si vede quella che è la torre principale, quella proprio del centro, che è tutta piena di impalcature. Facile dire Croazia, ma prova a dirlo in lingua originale. Infatti tutte le macchine che vediamo passare sono targate HR, un po' risorse umane, e invece fa appunto il nome non è Croazia, quello originale, ma è Repubblica Hrvatska. Repubblica Hrvatska. Siamo venuti in Repubblica Hrvatska. Questa è la piazza principale, ma come vedete è un cantiere, qui ci sono tutte le impalcature, da questo lato invece c'è un edificio un po' tutto sgangherato che devono ancora sistemare, lì dietro invece alcuni che sono già stati ristrutturati, quindi bisogna ripassare forse tra qualche mese o qualche anno per vedere tutto finito. Sembra un po' una città abbandonata, no? Se la guardi così. È un po' venuta stonata Eccoci velocissimamente al confine tra Croazia e Slovenia, si passa tranquillamente, tutto aperto da questo lato. Lì in fondo vedo una macchina ferma, però dovrebbe essere tutto a posto, si passa abbastanza dritti, c'è addirittura un ponte perché a segnare il confine qui c'è il fiume Kupa. Ecco quello che resta dei confini prima, qui ci si doveva fermare a fare tutti i controlli, invece adesso si entra tranquillamente, siamo in Slovenia. Il fatto che stiamo prendendo strade secondarie, stiamo passando in mezzo a tutti questi paesini, devo dire sono proprio da cartolina, guarda tutte le casette così precise, ci sono, guarda questo qua che credo sia un fienile o qualcosa di simile, guarda casettina qua col giardino, tutto preciso proprio. Da strade secondarie a strade sterrate è un attimo oggi, no, in realtà stiamo andando in una destinazione precisa. È infinita oggi, è infinita! Mancano questi 2 chilometri di sterrato, poi ci sgranchiamo un bel po' le gambe come si deve. Ma vibra tutto, Sì. In questa zona della Slovenia, ragazzi, è pieno zeppo di grotte. Abbiamo appena visto un ponte naturale che in realtà era una grotta perché è caduta su 2 lati lasciando in mezzo questo ponte, e da lì si vede giù per decine di metri. Pazzesco, ragazzi, pazzesco. Adesso ci stiamo infilando in questa grotta, anche questa nell'oscurità là sotto, così,
E stiamo scendendo adesso, ragazzi, è proprio infognatissima. Ah, ma l'acqua scorre in mezzo là sotto, possiamo quasi farci il bagno, Angela, visto che oggi siamo proprio accaldati dalla giornata. Abbiamo pure portato i costumi perché abbiamo visto un po' di foto e mi ha detto sì, andiamo a vedere se si riesce un po' a fare il bagno, solo che non mi aspettavo che il fiume fosse proprio all'interno di queste grotte e scorre sotto, centinaia di metri sottoterra. No, ma che roba, non ci posso credere. Continua dall'altro lato. Pazzesco, possiamo passare da lì, però è tutto scuro. Adesso forse dobbiamo toglierci le scarpe e andare a piedi nudi. Che freschezza qua sotto. Sì, senti. Hanno acceso il condizionatore. L'hanno acceso, bello fresco. Siamo passati tranquillamente da questo lato dove è asciutto, però mi sa che questa parte si può fare soltanto d'estate quando l'acqua è poca. Infatti là si vedono 2 rigagnolini d'acqua e invece poi con le piogge sicuramente non è così. Adesso passiamo su questo altro ponte che è stato costruito e collega le 2 sponde del fiumiciattolo. C'è un'altra grotta che è la continuazione di quella grotta da cui veniamo noi, quindi adesso andiamo a vedere se si riesce a camminare e andare oltre. Hai visto che qua tutte le rocce hanno il pelo? Cioè sono tutte ricoperte da pelliccia tipo. Ma bella fitta e lunghi questi pelazzi, comunque alla fine è semplicemente muschio. Anche da questa grotta si riesce a passare, ci sono questi enormi massi, quindi no problem. Comunque questo è il soffitto della grotta e da qui, ragazzi, passa ancora più aria fresca. Questo è uno di quei posti in cui non sai che cosa aspettarti, ragazzi, poi alla fine ti riaccendi perché è una cosa pazzesca. Allora, siamo usciti dalla seconda grotta e siamo qua, ragazzi, sotto il ponte naturale che abbiamo visto prima dall'alto, e da qua si vedono perfettamente le 2 voragini che hanno poi creato tutto ciò che abbiamo attorno. Ok, c'è qualche passaggino così un po' sulle rocce, si va poi dall'altra parte. Questa è la vista dietro. È qui che finisce la camminata, ragazzi, con questo ultimo foro che si è fatto recentemente. Infatti si vedono tutti i residui qua sotto e quindi qui non si può andare oltre. Ma cosa ti è successo? Sei finito nell'acqua, sì? Bella fresca, sinceramente vale la pena. Ho capito, ma era da fare col costume, casomai. Mi è finito un piede nell'acqua e ho detto ma andiamo tutte nell'acqua, con che le scarpe freschezza pure. Mamma mia, non oso immaginare. Sono asciugate, si asciugano in un attimo così. Sì, sì, proprio quello pensavo. Amore, mio amore. Qua si stendono le calze, prima cosa le scarpe dove sono? Per favore. Eccole qua. Favore. Tutte belle fradicie adesso. Farlo asciugare ci vorrà, vediamo. Più che altro il problema non è tanto farlo asciugare, è poi vedere il risultato, sentire. Esatto. Ok. Pesce fritto? Come pesce? Pesce fritto? Credo che sia chiaro da questa immagine, ragazzi, di che cosa abbiamo bisogno in questo momento. Abbiamo montato tutto il telo, così ci facciamo una docciazza di quelle top. Da questo lato vedete c'è tutto questo parcheggio, ci sono un po' di persone adesso, ma credo che poi per la notte saremo tranquilli qui. Siamo accanto a questo fiume, quindi molto appartati alla fine dietro il mega telazzo. Anche da dov'è? Sono qua, stavo sistemando le cose. Ma quanto spazio che c'è! Un sacco, guarda che roba. C'è un'enorme cabina doccia abbiamo qua. Allora, che gigantesca che è. Credo che sia la primissima volta che giriamo il video fatto come si deve nella zona doccia. Bello, abbiamo anche la vista tra l'altro. Ti metti a guardare, doccia tu sei qua. Sì, ma guarda che abbiamo il 3 litri da usare, cioè non è che... Vabbè, non fa 5. Tanto lo splendido se così che 3 abbiamo i 5. Ma qua. Sì, esagerato. No, ma comunque è più grande di una cabina doccia di casa. Normale, sì, beh, direi anche spazio. Buongiorno dalla Slovenia, io e lo sbarbatello qui dietro stiamo andando al confine adesso, quindi ultimo confine ufficiale, si torna in Italia e andiamo più precisamente stamattina a Trieste.
tecniche disperate per asciugare le scarpe che ieri... Tanto si asciugano subito. Anche quella non è la mia voce innanzitutto. Ci siamo ragazzi! Italia, scritto con la J addirittura. Ma siamo già entrati, così, finita. Tutto pensavo un bel cartellone grande. Tutto qua. Cartellino minuscolo blu. Ma non ci sono neanche tipo... Le vecchie frontiere, non c'è niente. No. Siamo già arrivati. Siamo già nel paese delle meraviglie! Ah no, c'è la polizia. Ecco, aspetta, via. La spegni che non si sa mai. Vedi qua, Italia è scritto Italia. Ah, eccolo qua. Ok, fatto, siamo entrati in dentro. Italia. C'era solo un gabbiotto blu con un signore che faceva così con la mano. Si è vista solo la mano che faceva Sì, così. esatto. Ah ragazzi, è tornato il casino. Ci Il traffico credo. tutto bloccato, ma abbiamo fatto quanto? 500 metri dal confine, non lo so, di là non c'era nessuno, tutto raga, vuoto. veramente, di qua. giuro, è incredibile. Gente dappertutto, parcheggiati, tu qua e là, un casino, gente in giro. Comunque mi piace tutte queste immagini con le tue scarpe in primo piano, vabbè, qua appoggiate a far asciugare l'ultimo minuto così. Guarda, guarda, che scene italiane già! Arrivati ragazzi, parcheggiato a Trieste sopra una collina, qui proprio vicinissimo al centro storico, ci sono tutti questi parcheggi che sono liberi. Adesso stiamo andando al bar per prendere un bel caffè, ci vuole prima cosa da fare in Italia, un bel caffè. E comunque ragazzi sono aumentati i gradi di almeno 10 gradi in più, c'è un caldo qua sotto, perché comunque siamo scesi dalla montagna. No ma veramente Angela, Non sembrava. non sembrava così alto, è altissimo. Dobbiamo farci tutte queste scale. Comunque questo è il centro di fronte ragazzi, very very nice. Un bel viale alberato è quello che serve oggi qui, visto il caldo. Infatti c'è un bel po' di gente in giro, ci sono anche tutti i locali che occupano tutta questa parte, di qua negozi e ristoranti. C'è solo un piccolo problema, è che non gira aria. Quello sì è vero. Dobbiamo andare verso il mare, forse lì. Poi tra l'altro Trieste non è famosa per tutti i venti. La mora di Trieste, sì, il vento fortissimo. Angela, vuoi sapere con chi ha passato l'estate Hilary Blasi? Guarda, proprio quello che stavo chiediamo in Sì, non aspettavi altro. Esatto. Angela ha studiato Trieste e da stamattina che mi ripete: è una città mitteleuropea, è una città mitteleuropea, mitteleuropea. E in effetti adesso Volevo dire che non è vero che sono io che lo ripeto, è lui che l'ha sentito una volta. ho capito. Da allora continua a dire: ma qua sembra mitteleuropeo. Qua sembra mitteleuropeo, qua sembra molto mitteleuropeo, ma anche qua sopra devo dire che è nettamente mitteleuropeo. Comunque si capisce subito che Trieste è unica nel suo genere perché ha un insieme di culture e religioni diverse, e questo è dovuto sia alla posizione geografica che alla storia che ha avuto questa città. Infatti ci troviamo subito davanti a una chiesa serbo-ortodossa. Tu dici: ma cosa c'entra una chiesa serbo-ortodossa a Trieste? C'entra invece perché nel XVIII secolo, quando Trieste faceva parte dell'impero austro-ungarico, era un importante centro commerciale, e per favorire i commerci e gli scambi Maria Teresa d'Austria aveva adottato una politica di tolleranza religiosa e apertura verso gli stranieri, e questo infatti favorì l'arrivo anche di una comunità serbo-ortodossa, e poi nel 1800 venne appunto costruita questa chiesa. Questa ragazzi per noi è la primissima volta a Trieste nella nostra vita, siamo come dei bambini che vedono le cose per la prima volta ed è bellissimo, e non ci aspettavamo di vedere il Canal Grande. Questo è il Canal Grande di Trieste, che è stato costruito per permettere alle barche di arrivare molto dentro, molto vicino al centro della città. Ci voleva il costume ragazzi, acqua pulitissima nel canale, viene una gran voglia di buttarsi con questo calore, e poi sarebbe comunque un bagno veramente scenico. Abbiamo accennato un po' alla multiculturalità di Trieste, ma per capirla fino in fondo dobbiamo fare un attimo un passo indietro nella storia, neanche troppo lontana in realtà, perché torniamo alla Prima Guerra Mondiale. Trieste prima della Prima Guerra Mondiale faceva parte appunto dell'impero austro-ungarico, ma con la fine della Prima Guerra Mondiale, in particolare nel 1920, entra ufficialmente a far parte dell'Italia e inizia una italianizzazione della città.
città. Qui in quel momento vivevano diverse popolazioni che provenivano dalla Slovenia o dalla Croazia o dalla Serbia. L'italianizzazione prevede che vengano usate sempre di meno lingue straniere, quindi non l'italiano, e questo porta a un momento molto difficile appunto per queste persone che venivano da altri paesi. Durante la seconda guerra mondiale Trieste viene occupata dalle truppe naziste tedesche e con la chiusura della guerra in realtà inizia... C'è lo show, ragazzi. Io sono convinta che i gabbiani ridano di noi, cioè secondo me loro ci guardano dall'alto, ci vedono e ridono. Vabbè, comunque sto parlando di una cosa seria. Questo sta ridendo sicuramente. Esatto. Quando finisce la seconda guerra mondiale, in realtà per Trieste inizia un momento difficile di instabilità, perché è contesa tra l'Italia e la Jugoslavia. Non si può però parlare di Trieste senza far riferimento a un capitolo buio, quello delle foibe. Dopo la seconda guerra mondiale il confine orientale italiano diventa teatro di tensioni fortissime. In Istria e dintorni tra il 43 e il 47 migliaia di italiani furono uccisi e gettati nelle foibe, profonde cavità carsiche. Questi eccidi furono compiuti dalla Jugoslavia in un contesto di lotte nazionali e ideologiche. La Jugoslavia voleva annettere quei territori e gli italiani che abitavano lì venivano puniti come ex fascisti o oppositori. L'obiettivo era eliminare ogni resistenza, ma questo si tradusse in veri e propri massacri. Nel 47, per risolvere la crisi, nacque il territorio libero di Trieste, una zona autonoma divisa tra amministrazione anglo-americana e jugoslava. Molti italiani furono costretti a fuggire, dando origine a un esodo che segnò profondamente la storia e la memoria di questa terra di confine. Quindi la storia di Trieste ci racconta la sua multiculturalità e anche perché questa città è da sempre considerata un ponte tra l'Europa mediterranea e quella centrale e orientale. Ci siamo fatti un paninazzo, ragazzi, con hummus, insalata, pomodoro. Guarda qua che bombazza. Stiamo facendo gola ai gabbiani. Eccolo. Guardalo lì. Guardalo lì. Ma vogliamo parlare della bellezza dei palazzi di questa città? Con 43 gradi all'ombra, Angela mi ha convinto a venire sul Molo Audace, il molo più importante e famoso di Trieste. È questo che ci porta fino al mare per 246 metri, ci permette di dare un'occhiata anche alla città un po' più da lontano. Si vede il porto da quel lato e poi il centro, abbiamo appena visto lì il canale. Adesso poi andremo a esplorare tutta quest'altra parte. Qui abbiamo questa nave dei pirati con bandiera francese. E invece dall'altra parte, ragazzi, ha fatto una piccola ricerchina perché c'è quell'imbarcazione, è uno yacht molto molto famoso che si chiama Yacht A ed è l'imbarcazione a vela, se non sbaglio, più importante, più grande del mondo, tecnologica. Sì. È di un magnate russo. In fondo al molo c'è anche questa rosa dei venti che ci spiega il motivo per cui si chiama Molo Audace, quindi questo nome. Ecco. Sta arrivando una nave, ecco, e il nome infatti è quello di una nave, la prima nave con bandiera italiana che è arrivata qui nel 1918 quando Trieste è entrata per la prima volta a far parte dell'Italia. Da qui si vede poi tutta Piazza Unità d'Italia là sullo sfondo. E proprio di fronte al mare sorge questa piazza. Questa è la piazza più grande d'Europa che si affaccia sul mare, 12.000 metri quadrati. Gigantesca. Piazza Unità d'Italia è veramente una roba, cioè... Guarda, fai tutto il giro, conti con le spanne, 12.000 metri quadrati. No, sono un po' troppi. Si affacciano tutti questi bellissimi palazzi che sono stati costruiti a fine 1700, 1800, ce ne sono diverse funzioni. Bellissimo è il palazzo del municipio, secondo me, proprio di fronte sullo sfondo, che ha davanti quella fontana lì che è molto interessante. C'è un po' di Bergamo qui in centro a Trieste, devo dire la verità. Che potata. Questo qui è del Mazzoleni. Esatto. Tra il 1751 e il 54 Giovan Battista Mazzoleni fu lo scultore di questa statua, anzi di questa fontana, che è la fontana dei 4 continenti. Allora, nella parte alta c'è rappresentata questa donna alata che rappresenta appunto Trieste, appoggiata sulle rocce del Carso, e più sotto ci sono dei pacchi, delle botti che stanno a indicare il fatto che la città era aperta ai commerci
incrociarci anche con l'estero. L'acqua poi sgorgava da 4 figure che ci sono sui 4 lati che rappresentano i fiumi. Davanti a noi c'è quello che rappresenta il Nilo, che ha una faccia velata perché non si conosceva ai tempi la fonte appunto del fiume. E poi ci sono i 4 continenti. Perché 4? Perché ai tempi l'Australia non era ancora stata scoperta, o meglio colonizzata, quindi ci sono invece gli altri 4 continenti: Europa, Asia, Africa e America. Ma sai che sono proprio curioso di sapere di che cosa sa l'Eau de Parfum Aria di Trieste? Ci servirebbe adesso, qualunque sia la fragranza, direi. Aria Una di Trieste. spruzzatina andrebbe bene. Bentornati ragazzi, bentornati. Oh. Dici a te stesso, guarda. Attenzione perché a Trieste ci sono anche le specialità balcaniche. Qua ad esempio abbiamo i civaccici che conosciamo. Sempre loro, ormai i salsicetti. Poi però ci sono anche delle cose particolari ragazzi, questo cragno, ma vabbè, questo ci direte voi del luogo che cosa sono perché noi lo ignoriamo. E poi ci sono anche le crepe che qua però vengono chiamate palacinche proprio come nei Balcani. A questo punto della visita possiamo dirlo con certezza, Trieste è più bella di Karlovac in Croazia. Che stavo facendo il confronto, scusa? No comment. E poi ragazzi, in mezzo a questi bei palazzi spunta una delle tracce più antiche di tutta la città, e cioè questo arco, l'arco di Riccardo, che è stato tipo inglobato all'interno di questo edificio nuovo, infatti è proprio lì attaccato. E poi in mezzo a questi palazzi che non c'entrano niente con quelli che abbiamo visto fino adesso spunta il Teatro Romano. Pensate ragazzi che l'antico teatro romano di Trieste è stato scoperto solo nel 1930, quando stavano facendo dei lavori per costruire altri palazzi, perché era stato completamente ricoperto prima. Invece richiama proprio l'origine della città. Quando Trieste faceva parte dell'impero romano era chiamata Tegeste. Trieste ragazzi ci ha stupito veramente, si respira quest'aria, devo dire quella cosa dell'aria di Trieste è vera. Hai detto accanto al cassonetto. No, non era voluto, assolutamente. Ci sono i cassonetti qui accanto. Allora ragazzi, ci sono molti che ci seguono da Trieste, lo sappiamo, c'è un bel gruppo sempre durante le premiere, bello vivo, e noi non siamo mai potuti venire a Trieste. L'altra volta dovevamo passare con il viaggino, ma poi abbiamo fatto un itinerario diverso. Un'altra siamo andati in Austria, sì, in quel ci caso. abbiamo messo un po' di anni a arrivare qui, ma alla fine ce l'abbiamo fatta anche piano. a visitare un po' Trieste. Abbiamo fatto la scalata del monte Trieste Everest per salire fino alla collina dove abbiamo parcheggiato. Per fortuna c'è l'ombra, ragazzi. Meno male, era tipo Rocky prima. Ta-na-na, sulle scale. Adriana! Uguale eravamo. Due stracci ragazzi, siamo due stracci da strizzare proprio. E dobbiamo anche darci un tono perché stasera poi abbiamo degli incontri importanti. Sì, riusciamo a incontrare alcuni dei ragazzi che abitano a Trieste, che ci seguono anche su Patreon. Se non sapete cos'è Patreon ragazzi, trovate tutte le informazioni nella descrizione del video. Riusciamo a trovarci dopo anni, quei pochi che non erano in ferie in questo periodo, perché era il periodo peggiore forse. Quindi ragazzi ci diamo un tono e poi ci vediamo tra poco. Comunque ragazzi il video finisce qui a Trieste. Dal prossimo video comincia la preparazione perché si cambia capitolo, si cambia tutto, quindi ci vediamo alla prossima. Se volete iscrivetevi al canale, iscrivetevi, attivate anche la campanella così non vi perdete tutte le prossime avventure, tutto quello che succederà. Ci sono delle belle novità che bollono in pentola per tutte le bolle qua sotto. Quindi noi ragazzi gli lasciamo una bella abbraccione di gruppo. Alla prossima! Ci fa male il caldo, ci fa male. Ciao!